Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come sostituire il guscio completo di spadino e di batteria su una chiave FCA Fiat Alfa Lancia 3 tasti. Vi ricordo però, prima di iniziare, se ancora non l'avete fatto, di andare ad iscrivervi al canale attivando la campanellina, così potete rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Detto questo, possiamo subito partire con l'operazione. Andiamo! Per l'operazione avremo bisogno di due cacciaviti, uno a croce e uno a taglio. Vado a prendere subito la chiave vecchia, che ha anche una cover in silicone. Vi lascerò il link di questa cover in silicone qualora ne aveste bisogno, e la mettiamo in parte. Vado ad aprire subito lo spadino e qui abbiamo una vite a taglio e in questa parte qui, sotto al logo, ovviamente bisognerà toglierlo, c'è una vite a croce. Andiamo a togliere prima questa dove c'è alloggiata la batteria, il cacciavite a taglio, togliamo e viene via la batteria completa. Ci spostiamo e andiamo a togliere l'altra vite. Togliamo la vitina ed andiamo a sforzare in questo punto. Andiamo ad aprire facendo attenzione, mi raccomando, qui all'interno c'è una molla, potrebbe saltare. Ecco qui. Aperto il tutto, togliamo lo spadino, a una molla, questa servirà per appunto andare a regolare anche il ritorno una volta che si va a premere il pulsante. Lo mettiamo da parte e qui è saltato via. Questo è il transponder che è posizionato in questo punto qui. Attenzione che è molto delicato, lo mettiamo da parte anche questo e non lo andiamo a toccare. Se andate a rovinare il transponder, la macchina non vi si accende più. Mi raccomando, prestate molta attenzione. Adesso vado a togliere anche la scheda, eccola qui, e la metto anch'essa da parte. Vi spiego il perché sono andato a sostituirlo. In questo punto, ovviamente dove c'è questo piccolo aggancio, la plastica ha ceduto qui all'interno. Anche se andavo a chiuderla, la batteria mi usciva con l'utilizzo, piano piano andava a uscire e quindi non mi andava a funzionare il telecomando. Ora prendiamo la chiave nuova e facciamo la stessa operazione. Cacciavite a croce, andiamo a togliere la prima vite e l'altra, in questo caso sono tutte e due a croce. Ed andiamo a togliere il portabatteria. Lo mettiamo sempre da parte. Apriamo anch'esso qui il guscio, basterà sforzare in questo modo facendo attenzione alla molla. Questa la andremo a mettere via da parte e adesso andiamo a ricomporre tutti i pezzi vecchi, quindi lo spadino, la scheda e anche il transponder, li andremo a mettere su il guscio nuovo. Partiamo dal transponder, delicatamente lo andiamo a posizionare qui, ecco, in questa posizione. Andiamo a mettere anche la scheda che ha un foro qui, così, perfetto. Andiamo a mettere lo spadino caricando la molla. E la teniamo ferma così. Prendiamo l'altra parte del guscio ed andiamo ad applicarglielo sopra. Ecco qua. Andiamo a premere e agganciarlo. Vediamo che funzioni bene lo spadino, perfetto. Andiamo a mettere la vite. Ora andiamo a togliere la batteria
e la andiamo a posizionare nell'altra parte. Andiamo a fissare la batteria all'interno ed andiamo a prendere la sua vite. Perfetto. E direi che il lavoro è fatto. Bene ragazzi, abbiamo sostituito il guscio mettendo lo spadino vecchio della chiave vecchia. Abbiamo sostituito la batteria e direi che ci siamo, il lavoro è completato. Io vi ricordo ragazzi che se ancora non l'avete fatto, ovviamente andate a iscrivervi al canale attivando la campanellina e così potete rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo di andare a seguirmi anche nelle mie pagine Facebook ed Instagram, il canale è La Meccanica. Per questo video ragazzi è tutto, noi come sempre ci vediamo a un altro nuovo video. Ciao!